Anche il momento della nascita è nato molto velocemente, insomma, quasi non abbiamo fatto in tempo a chiamare Antonio, velocemente, no? Cioè, un po' come velocissima è stata la sua vita. Marco in tutte le classi dove io ho insegnato è stato l'argomento fisso. Per me Marco era uno dei più grandi segni concreti della speranza, un amico vero. Sì, Marco era la persona che mi faceva più incazzare nella vita, e anzi era l'unico che mi faceva arrabbiare così, perché mi teneva testa innanzitutto, non si accontentava delle mie rispostine e scavava, no? Marco aveva questa capacità di scavare. Energico, non stava mai fermo. E un po' questa parte della iperattività, ecco, ce l'avevo anch'io. Io invece con Marco potevo sempre giocare, questo invece con gli adulti è faticoso, perché poi uno cresce piccolino che ci dicono sempre un bel gioco dura poco, che è una cosa che a me ha dato sempre profondamente fastidio. Non c'era quella delusione lì, quello stroncamento, per cui mi diceva ora vero basta. No. Cena di famiglia, si parla, si condivide, poi io mi chiudo in camera e appunto faccio i fatti miei. Marco apre la porta, io alzo gli occhi al cielo perché so benissimo cosa mi avrebbe chiesto. Era anche molto tenero, simpatico, no? Per cui si affacciava proprio. E allora cosa hai fatto oggi? Che voti hai preso? Io stavo zitta perché aspettavo la domanda e poi mi guardava con i suoi occhi, guardava e così mi diceva: Fra, ma tu sei felice? E lui sempre poi tornava ogni sera. Non mi immaginavo tutta quella vita lì, tutto quel rapporto col mistero che poi è emerso tanto dagli scritti. Marco aveva il desiderio umile di parlare, soprattutto attraverso delle domande. Si intrecciava in lui il desiderio di conoscere, la passione per tutte le cose della vita, ma anche il desiderio della verità di Cristo. Non poteva sopportare la menzogna nei rapporti e viveva del desiderio di fare come avevano fatto i primi amici di Gesù, che appena l'hanno incontrato subito sono andati a dirlo agli altri. Anche voi venite e vedete. Ognuno di noi qui oggi con un desiderio nel cuore, con una questione aperta che ci sembra più grande delle nostre forze. Cosa fa Dio quando queste questioni ci toccano così profondamente? Ci mette davanti a una presenza. Così la figura di Marco oggi è per queste nostre questioni lungo il cammino. Ma all'inizio è stato così anche per Maria. Dio l'ha messa davanti a una presenza, non a una spiegazione. Io rimanevo estasiato, ammirato da Marco, da leggere i suoi scritti, perché dicevo: ma com'è possibile che un ragazzo di 17 anni scrivesse delle cose così profonde, scrivesse e vivesse con una tale profondità la sua vita, che per me in qualche modo è diventato un modello, non come se fosse una cosa passata a cui dovevo vedere, ma una cosa viva, una cosa che mi trasmetteva vita, mi faceva desiderare di incontrare questo mistero con la M maiuscola di cui lui spesso ha scritto. Io Marco effettivamente non l'ho mai conosciuto da un punto di vista strettamente concreto, umano, e nonostante questo per me è uno dei miei più cari amici. Io ho conosciuto Marco 3 anni fa e sono stato invitato da un mio amico di Roma che conosceva già la famiglia e la storia di Marco. In realtà la cosa che mi ha colpito è stata innanzitutto vedere quanta gente era qui per questo ragazzo, perché lessi il libro e mi colpì molto che un ragazzo che aveva 9-12 anni scriveva delle cose che io non ho. La cosa che mi ha colpito è stata che mi ha fatto diventare davvero grande amico con la persona che mi aveva invitato e che oggi è una persona a me carissima e riconosciamo entrambi che il rapporto è nato grazie a Marco. Dalle cose che diceva e dalle cose che ho scoperto, è una persona che mi porto tutti i giorni nel mio quotidiano, anche se vivo in Francia adesso, e mi rendo conto che è una presenza costante. Secondo me mi aiuta a essere più cristiano,
Marco per me è un amico perché da quando ho conosciuto la sua storia qualche anno fa, leggendo il libro, l'ho sentito come un vero compagno di cammino e quindi appunto ho desiderato vivere con la verità con cui lui ha vissuto, che non voleva risposte preconfezionate, anche uno un po' fuori dagli schemi, o anche come lui si descrive, dice l'animo dello scopritore, come un avventuriero, uno comunque che non gli interessasse la forma ma la sostanza, quindi che volesse andare all'essenziale di tutto. I suoi occhi dicevano sempre di una profondità, cioè voleva, come dire, incontrare, scrutare, capire che cosa c'era dietro la mia persona, come se volesse andare al fondo. Queste sue domande lo portavano a entrare in azione con tutto quello che c'è nella vita. Facciamo la corsa campestre e lui era il primo a gareggiare e cercare di fare la massima delle prestazioni. Partendo proprio da tutti i dettagli della quotidianità, poi lui tirava fuori 1 miliardo di domande. Non so, l'ultima volta che ci ho parlato, tra l'altro è stato abbastanza impressionante perché era partito tutto da il fatto che fosse morto Simoncelli, motociclista, e lui diceva ti rendi conto che questo è morto, era giovanissimo, potrebbe succedere a me domani, no? Lui voleva portare nei mondi in cui viveva, il mondo dell'atletica, portare dentro questa sua profondità, questo suo sguardo che lui ha incontrato dentro l'esperienza cristiana di gioventù studentesca, desideroso di far conoscere questa ricchezza a tutti. Una volta ha detto a un suo amico che se una cosa è vera e deve esserlo anche per mia sorella Francesca. Lui aveva molto questa anche stima, affetto per me, no? Per cui quando mi portava qualcosa doveva essere certo che fosse vero, perché io ero molto critica rispetto alla visceralità della sua posizione di allora. Marco usava questa espressione, mi diceva non mi trattare come un bigotto coglione perché non lo sono. Marco nell'ultimo mese, negli ultimi 2 mesi, era leggermente, come dire, anche cambiato. Stava su Word, vedevo che scriveva, aveva più momenti in cui si prendeva il suo tempo nel silenzio e era diventato più incalzante su alcune cose. C'era stato un fermento, un'accelerazione in lui. Lui mi ha accompagnata a casa e poi mi ha detto no, devo andare perché devo andare a riguardare il film su San Francesco. Era il film della Cavani con Mickey Rourke, che lui riguardava per la 3ª volta, tipo, perché si era molto fissato in particolare con una scena in cui San Francesco si gira per i boschi, in mezzo alla natura, disperato in cerca di Dio. A un certo punto si addormenta sfinito e quando si risveglia e si ritrova alle stigmate dice Dio mi ha risposto. Lui si era fissato tantissimo con questa scena e però allo stesso tempo mi aveva detto vado, finisco il film e poi mi metto alla sveglia che domani alle 5 vado alle Cinque Terre. Era il 2011, era il periodo in cui c'erano le alluvioni in Liguria e quindi le Cinque Terre erano sommerse dal fango. Uno molto reattivo anche alle cose, no? Cosa si può fare in risposta a un qualcosa che succede? Sì, sicuramente parlarne, sicuramente ti tirava fuori un pensiero profondo e bello, ma prima di tutto si muoveva, no? Davanti alle questioni che gli premevano, cioè che facevano vibrare il suo cuore in qualche modo, non si tirava indietro finché non aveva un riscontro. Su questo c'era, diciamo, una sorta di testardaggine che mi aveva molto colpito. Lui diceva comunque io mi vorrei svegliare ogni mattina come ti svegli quando sei innamorato di qualcuno, no? Che sei carico a pallettoni, sprizzante di gioia e non vedi l'ora di iniziare la giornata, non vedi l'ora di incontrare quella persona, no? Però lui parlava della sua fede. La grande sfida è occhi spalancati come Marco, desiderio all'infinito, tensione totale per rintracciare come il mistero oggi dentro questa storia mi risponderà e mi attirerà a sé. A me dava fastidio questo dell'incontro che Marco aveva fatto, che per Marco questo incontro era di una radicalità, di una visceralità per cui scombinava, no? I piani, i programmi. Invece per me la fede era un qualcosa di bello, prezioso, ma da tenere lì in disparte. E lui invece aveva incontrato questo qualcosa che tutto
rigenerava, ma direi anche rivoluzionava, e voleva portarmelo. Ogni anno i salesiani organizzano una grande festa dei giovani dove approfondivano la storia di una persona attraverso una rappresentazione teatrale. Serviva un cantante che potesse portare in scena questa canzone scritta da un salesiano e che si basava, oltre che sulla storia di Marco, su tante sue parole. Fondamentalmente io ho conosciuto Marco cantando una canzone che aveva le sue parole. Ho cantato e alla fine della canzone, mi ricordo ancora, sono uscito di scena, via, e mi sono messo a piangere. Pur non conoscendo niente di questa storia, ho sentito forte questa domanda: ma che cosa vuoi dirmi? Che cosa vuoi da me? Era una domanda rivolta un po' a Marco, ma un po' anche a Dio, no? Quando ero al liceo, io avevo letto il libro di Marco, l'ho regalato a un mio amico, e poi anche lui è rimasto molto colpito dalla storia di Marco, e quindi abbiamo deciso di regalarlo poi a altri nostri amici, 6 o 7. So che anche diversi amici sono stati rinvigoriti nel cammino della fede, nel vedere comunque uno che diceva e testimoniava che Cristo l'aveva incontrato, e non solo lo diceva, ma con la sua vita testimoniava una gioia che prima non c'era e che tutti potevano vedere. Io Marco non l'ho mai conosciuto come conosco i miei amici, quindi si va a mangiare assieme, piano piano nasce l'amicizia, ma è stato proprio il rapporto con una persona che ha avuto a cuore la mia felicità in un modo misterioso. Cioè è stato un amico nel senso proprio che ha iniziato a interessarsi attraverso quello che scriveva di me, e mi sono proprio accorta che effettivamente nella semplicità delle giornate accade qualcosa che mi chiama ad essere presente davvero, e questa è stata innanzitutto originaria nel rapporto con Marco. Qual è il tema ultimo della vita di Marco? La sua vita ci parla del paradiso. Questa mattina, leggendo il breviario, ho trovato questa frase di San Paolo che dice: cercate le cose di lassù. E noi siamo qui per questo oggi, anche simbolicamente ci muoviamo verso l'alto. Siamo qui tutti perché in qualche modo guardiamo alla vita di un ragazzo che si è compiuta. La gente comune direbbe una vita che si è tragicamente interrotta. Eppure, nonostante il senso di mancanza, nonostante la tristezza, noi sentiamo che Marco ora vive delle cose di lassù, nelle cose di lassù. Ed è per questo che la sua vita è compiuta, perché il compimento della vita è lassù. Se Marco ora vive con Cristo, l'unica cosa che gli interessa è portare anche noi a Cristo. Finché poi racconto di questo giorno che mi unisce in maniera particolare a Marco, il 5 novembre del 2011, il giorno del mio compleanno appunto, ma anche il giorno in cui lui, andando a scuola, fa questo incidente. Era stata una partenza rocambolesca da casa perché era un po' in ritardo, e poi era stato un saluto bellissimo dal terrazzo, ci eravamo salutati. Io e Antonio dal terrazzo che lo guardavamo, e poi abbiamo scoperto che c'era anche la signora anziana di sotto che anche lei era lì che lo salutava, che Marco era simpatico, insomma, no? Ecco. E poi niente, abbiamo fatto una colazione bellissima con Antonio, come a volte finalmente ci si trova insieme, no? Ecco, eravamo stati tranquilli insieme, e poi ero andata a Milano a fare questo corso. Ero io in casa con Francesca e niente, ero, come dire, sereno, e ho visto i carabinieri, no? E mi hanno quasi divertito, perché mi sono detto chissà cosa vorranno. In realtà non mi hanno detto che era morto, mi hanno detto che se volevo mi potevano accompagnare, ecco, all'ospedale di San Gerardo. La sera prima c'era stato un incontro in cui si ripeteva che la realtà è positiva, ma in me urlava questa faccenda che la realtà è positiva, perché il giorno prima era morto Giovanni, insomma, era morto Giovanni, amico del suo amico.
E quindi mentre stavo andando a Milano pensavo a questa mamma, pensavo troppo a questa mamma, no? E pensavo che non le si poteva dire che la realtà è positiva. Mi è venuto anche da pensare a un signore anziano che il giorno prima mi ha detto che quando portava i nipoti a scuola al ritorno si diceva il rosario. E così ho spento la radio e ho iniziato a dire il rosario, cosa non tanto usuale per me. Però l'ho fatto veramente per questa signora, Esther. E poi mentre stavo dicendo le Ave Marie ho sentito una telefonata. Non ho osato chiedere a Dio che facesse quello che volevo io. Certo che lo volevo con me, ma non ho osato chiederglielo proprio esplicitamente a Dio, perché ho pensato che comunque quello che Dio vuole per me è ancora di più di quello che voglio io. Ho visto questo mio amico, uno di quelli che mi aveva presentato Marco, con una faccia completamente distrutta, e ha sussurrato, diciamo, guardate che Gallo è morto. E io mi ricordo la totale incredulità del momento, cioè non capivo bene cosa stesse dicendo, cosa stesse accadendo, quanto fosse reale. I giorni successivi sono stati più neri, perché io mi sono arrabbiato tantissimo, la ritenevo un'ingiustizia, anzi ho cominciato a dire di no anche agli amici che in quei giorni si trovavano per provare un po' a guardare in faccia questo fatto, no? Uno dei nostri professori intonò un canto che si chiama Gesù tibi vivo, che dice Gesù, per te vivo, per te muoio, sono tuo. Un canto che avevo cantato moltissime volte, insomma non usciva dalla mia bocca, non riuscivo a cantarlo perché il mio amico era morto, non ero assolutamente in grado di dire quelle cose o di fabbricarmi una luce che non c'era, no? E per cui in quei giorni ho seguito quello che succedeva, cioè andavo a tutte le cose che venivano proposte. Quando noi siamo arrivati all'ospedale, subito diciamo eravamo solo noi, no? Poi Marco non potevamo vederlo, quindi siamo dovuti ritornare dopo poche ore. Dopo poche ore naturalmente la notizia aveva raggiunto tutti, no? Quindi, soprattutto i compagni di scuola, eccetera. Quindi quando siamo ritornati all'ospedale finalmente per, diciamo, rivederlo, siamo passati attraverso una fila lunghissima di ragazzi, no? In questo sempre silenzio surreale, ma comunque un silenzio anche lì che ci ha fatto sentire fin da subito come in un altro mondo. Mentre eravamo lì sono venuti a trovarci subito tantissimi, ma tutti molto discreti. E più che a trovarci, ognuno era lì a pregare. Un genitore che anche lui aveva perso un figlio a 13 anni e mi ha detto guardati bene attorno, perché mi ha detto questi momenti è l'inizio del paradiso, no? Effettivamente era quello che vivevo, no? Perché questo abbraccio, diciamo, questa presenza così reale, no? di questo mistero, no? Che si comunicava attraverso queste centinaia e centinaia di ragazzi, no? Che erano lì muti, che ci guardavano, no? E che era chiaro che, diciamo, cercavano di guardare e di comprendere il mistero, no? E ricordo che non mi sono sembrate mai cose così vere quelle, no? Che ci ha detto. Perché poi è stato davvero un susseguirsi di momenti così straordinari, no? Dell'altro mondo che Marco ci ha fatto vivere. Io ho avuto un momento di conversione, nel senso letterale del termine, quando ho visto la scritta di Marco in camera. Credo che sia stato proprio un atto di misericordia nei miei confronti a avermi fatto trovare la scritta in camera sua. Perché io c'era una cosa che chiedevo e chiedevo sempre a tutti, avevo il terrore delle cose improvvise. Una malattia tutto sommato secondo me si poteva accettare, ma una cosa improvvisa no, perché è la fine della razionalità, è la fine, il caso che trionfa. E quindi una cosa improvvisa l'avevo sempre detta a tutti, che io non sarei sopravvissuta a una cosa del genere.
E poi non lo so come è successo, che invece sono qua. È venuta Daniela, la mamma di Andrea Chilli, che anche a loro era successo la stessa cosa qualche anno prima. E lei, se c'era una cosa che continuava a tornarmi dentro nella testa, era il fatto che io dicevo cosa ne faremo di quella camera, no? Mi veniva quasi l'istinto di bruciarla, no? Come se fosse un punto di dolore troppo indicibile. E lei mi ha detto, vedrai che ti sarà di aiuto entrare in quella camera. Cosa potevo dirle, no? Me lo diceva lei, che era come me. E quindi ci ho creduto che lei mi ha detto così, no? E così quando poi la sera siamo andati a casa e dovevamo scegliere i vestiti di Marco, e non potevo lasciargli scegliere un altro, no? E insomma siamo entrati e niente, ho scelto questi vestiti, una maglietta arancione bella e disegnata, la chiamata di Matteo, di Caravaggio. E poi c'è scritto la frase di Benedetto, egli, Dio, dona tutto e non toglie niente. Mi sono seduta sul suo letto e mentre sono lì seduta, Alice dice cosa c'è scritto lì dietro. E dietro di me, a fianco al crocefisso di San Damiano, che Marco si era voluto appendere lì, c'è scritto sul muro, grande così, c'è scritto: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non c'era assolutamente il giorno prima, perché avevo rifatto tutto il letto. E sicuramente l'avrei sgridato se avesse scritto sui muri. Un segno evidente della vittoria sulla morte, che la vita non finisce. E mi ricordo una ragazza in particolare, seconda superiore, che quando ho letto questa frase, lei mi ha guardato con gli occhi lucidi e mi fa: prof, ma Marco ha vissuto tanto. Lei aveva colto profondamente quanto era larga la vita di Marco. Il punto per me in cui è cambiato un po' tutto è stato il funerale. Il funerale a Monza, nel Duomo pieno di gente, dove stava accadendo qualcosa di oggettivamente incredibile e che di fronte a cui non potevo stare solo arrabbiato, perché era troppo poco arrabbiarsi e basta. Canti bellissimi fuori dalla chiesa, abbiamo cominciato a cantare una serie di canzoni spontaneamente, ma canzoni allegre, non da funerale, quasi come se si festeggiasse, no? Qualcosa di talmente grande ed evidente che in qualche modo il mio cuore si doveva riaprire. L'unico momento nella mia vita in cui, mentre accadeva, dicevo: io vorrei che il tempo si fermasse qui, cioè che fosse per sempre come è adesso. All'uscita della cattedrale di Monza, no? E un collega che, diciamo, una persona normale, ecco, non di fede, no? E mi disse: ma questa è davvero una cosa straordinaria, no? E lui, capendo che non stavo capendo, mi ha preso le spalle, mi ha girato guardando, per farmi guardare cosa c'era dietro, no? A noi. E c'erano tutte queste centinaia di ragazzi, no? Questo, no, mi ha detto, è una cosa straordinaria, no? Questo popolo, no? Che era segno più evidente, diciamo, secondo me, della vita, della nuova vita. Ma poi stavano nascendo delle nuove amicizie anche tra le persone qui adesso. Partiva dalla figura di Marco, ma non il Marco, ecco, del passato, a un ricordo. A questo Marco che passa dal libro. L'ho scoperto vivendo, stando con i suoi amici, vedendo che stavano accadendo nuovi rapporti, nuove amicizie, leggere i suoi scritti. Cioè, c'era una nuova vita. Ora nossa Senhora Gia Aparecida, illumina minha escura e fundo trem la mia vita. Io non sono uno di quei cristiani perfetti, cielini, ma sono uno che in questi gesti ci ritrovo alla grande, quindi invitare amici e aiutare.
Io ero un cazzone a scuola, non sono l'esempio di studente modello e in questo mi ritrovo ogni tanto in Marco, perché mio papà, che è stato suo professore, mi diceva sempre: Marco, non è mai stato quello che prendeva tutti i 10, che era bello, bravo, anche lui era un ragazzo vivace, era un ragazzo che le sue cazzate le faceva anche lui. Io parlavo tanto con i professori, certe cose non mi andavano bene, quindi io volevo proprio andare a fondo e gli rompevo anche le scatole certe volte. Ma dopo comunque certi dialoghi con mio papà rispetto a Marco, e qualcosa è scattato in me che mi ha fatto dire: ma questo dialogo non deve essere un dialogo in lotta con i professori per una sfida di orgoglio, ma per invece qualcosa che interessa a me veramente. Io vengo al pellegrinaggio da molti anni, dal primo anno in cui lo facciamo, che è stato subito dopo la morte di Marco. All'inizio eravamo pochi, tutti i suoi amici, diciamo, della Brianza e noi di qua. Poi con gli anni è arrivata sempre più gente. Alcuni anni ho portato degli amici, altri amici ancora. A volte incontri persone che non sai bene chi le ha invitate perché sono qui, però le conosci per qualche giro strano. Per me è anche un momento bello per ricordarmi di lui, ricordarmi quello che diceva lui, perché è vero che era un mio amico, ci sono cresciuta insieme come se fosse mio fratello, però io tante volte poi me la dimentico, no? E invece è il momento dell'anno in cui so che non me la posso dimenticare. E poi in cui so che nascono un sacco di cose, cioè continuano a nascere anno dopo anno. Gesù sive vivo, sive morior, tu su. Mi ha raccontato semplicemente che c'era questo ragazzo brianzolo che faceva la scuola che molti di loro hanno fatto, il Don Gnocchi, e che era morto in un incidente stradale. E i suoi genitori, per ricordarlo, avevano organizzato questo pellegrinaggio e negli anni si erano uniti un sacco di gente perché era un gesto semplice, bello, da fare assieme. Marco per me è stato fonte di rapporti, amicizie, non è stato solo leggere un libro e basta, ma poi conoscere la famiglia, conoscere vari amici, il pellegrinaggio, molte cose. Quindi è stato fonte di rapporti. Il papà a un certo punto l'ho intercettato nel cammino, io non sapevo chi fosse, me l'hanno detto i miei amici. Vederlo camminare con la faccia di uno che era serio, perché era un momento serio, ma in fondo non schiacciato, disperato dal dolore. Per me era una cosa strana. E poi arrivati su, dopo la messa, vedere i genitori di Marco che hanno offerto il pranzo a tutti, a me, che non sapevano nemmeno come mi chiamavo. Abbiamo pranzato assieme e abbiamo cantato. Erano canzoni di festa, non erano canzoni tristi, ma si ballava, si cantava. Centinaia di storie diverse, si era lì col desiderio di stare assieme con tutti quelli che per ragioni e modi diversi hanno intercettato la storia di Marco. Marco ci porta ancora a Montallegro ogni anno, no? Da Rapallo fino al santuario della Madonna di Montallegro. Già al primo anno c'è stata una partecipazione molto importante, no? Di amici, di professori, e fin da subito è stata un'esperienza anche questa, devo dire, dell'altro mondo, ecco. E di anno in anno il numero di ragazzi aumenta e tantissimi ragazzi non lo hanno mai conosciuto, no? C'è una vita che non è nostra, no? Che non è determinata dalla nostra volontà o dalle nostre capacità. Ogni anno è una cosa che accade, ci costringe a guardare. No, quest'anno sì, c'erano almeno 800, ma la cosa che mi sorprende, che ci sorprende sempre di più è il fatto che chiedendo, no, chi è lì per la prima volta, quest'anno erano davvero più della metà, ecco. Marco non è finito nel vuoto, ma è come andato di là, no? Il Cardinal Scola dice all'altra riva. E mi piace pensarlo così, no? Cioè io sono ancora qua e devo aspettare ancora un po'. La vita ti pone di fronte a un bivio, ma un bivio molto amaro, nel senso che o vai di qua o vai di là. O credi che tutto sia un'illusione, che la vita sia una grande giostra malvagia dove qualcuno vince e qualcuno perde. E però allora devi sopravvivere, no?
e quindi diventare, di plastica, annichilirti, svuotarti, oppure guardi i segni, nel mio caso, che la persona che tanto amavi ti ha lasciato. Perché Dio chiama questi ragazzi? Perché li chiama così in giovane età? In questo modo ci vuol far capire che la santità, che è un'altra parola per dire la vita piena, la vita vera, la santità non è questione di età ed è soprattutto possibile dentro una vita normale. Dio chiama questi ragazzi, e ce n'è tanti in questo momento anche nella Chiesa, no? A cui la Chiesa sta guardando, anche nella speranza di poterli vedere veramente riconosciuti per quello che sono, per vite compiute, ma li chiama perché in questo modo ce li fa conoscere, da quello che è uscito dal suo computer, dai pensieri che abbiamo scoperto abitavano nel suo cuore, nella sua testa, quelle domande continue, quella ricerca di risposta, quella passione, insomma, di cui oggi tutti sappiamo, è l'opera di Dio in una persona. Il santo non è quello che parte dal suo sforzo per migliorare se stesso, ma il santo è quello che in qualche modo ha aperto il cuore a Dio e allora poi Dio entra. Non è che ti toglie i tuoi pensieri, la tua libertà, la capacità di scegliere, la tua ragione. No, entra nella tua ragione e la illumina come se fosse prima stata una stanza buia. Entra nella tua libertà, la rende capace di scelte, capace di trasformare questo desiderio in movimento, come diceva Marco, no? Se vi è invece una risposta infinitamente crescente a questo desiderio, qualcosa che può compierlo con una continua prospettiva di novità, allora la sua mancanza sarebbe continuo struggimento di maggiore felicità. Marco guardava i santi quasi istintivamente, guardava uomini grandi, cercava uomini felici perché voleva imparare. La strada della felicità è stata, possiamo dire, proprio la sua ossessione, no? La sua domanda fissa. Sono tante le preghiere nel libro, nelle cose che lui ha scritto, no? Cioè il momento in cui dalla sua riflessione, dalle sue domande passa a parlare direttamente con Dio. Aiutami, Signore, a trovare quel momento, come ha trovato quel momento San Francesco che gli ha cambiato la vita. Ad ascoltare quella domanda che mi faccia capire qual è la cosa che più conta nella vita. No, io penso che siamo qua per questo, per imparare questa attenzione, perché arriva per tutti il momento che trasforma la nostra vita in una vita grande. Omnia nobis est Christus, afferma il nostro padre Ambrogio. Cristo, il suo modo di pensare, i suoi sentimenti sono tutto per il cristiano. Lo aveva già capito a 17 anni un giovane amico, quando pochi mesi prima di trovare una morte improvvisa scriveva: esclusa una falsa e distrattiva via di mezzo, o Cristo si rifiuta o diventa il punto fermo. A 17 anni.